Camerati, cari camerati milanesi, rinuncio ad ogni preambolo ed entro subito nella materia del mio discorso. A 16 mesi di distanza dalla tremenda data della resa di iscrizione fatta ed accettata secondo la democratica e criminale formula di Casablanca, la valutazione degli avvenimenti pone ancora una volta questa domanda: chi ha tradito? Chi ha subito e subite le conseguenze del tradimento? La resa di iscrizione annunciata l'8 settembre è stata voluta dalla monarchia, dai circoli di corte, dalle correnti plutocratiche della borghesia italiana, da talune forze clericali, congiunte per l'occasione a quelle massoniche, dagli stati maggiori che non credevano più alla vittoria e facevano capo battaglia. Non pace dunque, ma attraverso la cosiddetta autovigilanza, prosecuzione della guerra. Non pace, ma il territorio tutto della nazione convertito in un immenso campo di battaglia, il che significa in un immenso campo di rovine. Non pace, ma prevista fortificazione di navi di truppe italiane alla guerra contro il Giappone. Le consegue di chi ha subito le conseguenze del tradimento è soprattutto il popolo italiano. Si può affermare che nei confronti dell'alleato germanico il popolo italiano non ha tradito. Non basta. Nel 1945 la partecipazione dell'Italia alla guerra avrà maggiori sviluppi attraverso il progressivo rafforzamento della nostra organizzazione militare affidata alla sicura fede e alla provata esperienza di quel prode soldato che risponde al nome del maresciallo d'Italia Rodolfo Graziani. Non si tratta di armi segrete, ma di armi nuove, che è la tradizione di diritto, sono segrete fino a quando non vengono impiegate in combattimento. Che tali armi esistono lo sanno per una ormai lunga e amara esperienza i britannici. Che le prime armi saranno seguite da altre lo posso io affermare con posizione scala. Noi vogliamo difendere con le unghie e coi denti la Valle del Po. Noi vogliamo che la Valle del Po resti repubblicana, nell'attesa che tutta l'Italia sia repubblicana. Il giorno in cui tutta la Valle del Po fosse contaminata dal nemico, che filo dell'intera nazione sarebbe compromesso ai ostenti, che renderebbe praticamente la vita impossibile alle armate anglo-americane. Faremmo una sola sede di tutta la Valle del Po. Già, noto l'impegno della ripresa, e soprattutto in questa Milano antesignale condozione, e il nemico ha selvaggiamente colpito, ma non ha minimamente piegato.